andiamo prima di fare la tier list che ho preparato qua. Sarà una tier list corta. Non voglio mettere tutta la merda perché non me ne fotto una sega. Ci proviamo, Jack. Scrivimi su Instagram, ok? E andiamo prima sul simulatore. Aspettate. Accendo il simulatore perché voglio farla in maniera differente, ma è più importante. No, ho giocato un pochettino. So anche cosa giocare probabilmente. Dopo testiamo un po'. Ma OP17 è un meta un po' particolare. Non sembra brutto, ma allo stesso tempo non sembra bello. Però, vediamo. Allora, andiamo sulle statistiche del simulatore. Andiamo qua. Qui. Condivido. Scena condivisione. Ok. Allora andiamo a quello che partiamo dai mazzi. Ok? Questi sono i mazzi che si stanno giocando sul simulatore in questo momento. Quindi abbiamo la tier list. Momento tier list. Eccoci. Tier list musica. Momento tier list musica. Sigla. Fumo! Così su YouTube possono commentare che non bisogna fumare. Fumo io, fumo. Perché posso fare il cazzo che voglio. Se decido di fumare, voglio fumare. Posso fumare. Fumo. Smetto di fumare. Perfetto, fine musica. Andiamo alla tier list. Ok, questi sono i mazzi che si stanno giocando con i vari matchup in base ai game giocati. Ovviamente il mazzo più giocato in questo momento è ovviamente Xebec, il dottore. Allora, partiamo dal presupposto, voglio fare un'analisi un po' ampia. Ok, no. Tolgo i sound, pezzi di merda. No, Shadow Pollo, tolgo i sound. Poi quando giochiamo posso mettere i sound, ma prima ve li tolgo. Allora, ovviamente questo è il mazzo più giocato, ci sta, mazzo nuovo di OP17. Parliamo che OP17 cambierà ovviamente un pochettino il meta rispetto al passato. Abbiamo un power grip delle carte molto elevato, che quindi è andato a potenziare leader passati e è andato a, come dire, i leader nuovi entrano nel meta. Ok? Ovviamente, come succede sempre all'inizio di un'espansione nuova, i leader nuovi sono quelli più giocati. Per provarli indubbiamente. Allora, Xebec è un mazzo che si sta giocando tanto, secondo me è molto sottovalutato ancora e queste statistiche non gli danno, ok, come dire, pienamente ragione, nel senso che ha molti più matchup favorevoli rispetto a quello che il simulatore sta dicendo. Perché molta gente non lo sa giocare proprio perché ha un playstyle differente da quello che è sempre stato il passato, cioè tu hai la board che ti protegge, ok? Quindi tu devi fare tu devi andarti a studiare di mettere la board in un certo modo per proteggerti e cambiare. I tuoi counter saranno la board, mettiamola in questo modo. Quindi molta gente non sa i drop da mettere, sbaglia a fare i drop, va a giocare un pochettino a caso, non va a capire quello che l'altro gli può fare, e quindi vanno a perdere la board invece di guadagnarla, ok? E quindi secondo me i giocatori forti giocano Xebec. Il modo migliore per battere Xebec ovviamente è Yuri bannato. Yuri bannato 10 minuti. Vabbè ragazzi, però non si può fare un discorso. Io non posso fare una live dove parliamo di un argomento serio. La tier list, ragazzi, la tier list l'aspettano tutti. È un po' come tipo l'uomo quando va dalla prima fidanzatina che sa che deve. Cioè è caldo, no? E quella è la tier list, ok? Banno anche te, Framo. Che cazzo? E quindi la tier list richiede anche un pochettino di serietà, no? Ragazzi, cioè senza rispetto, andiamo avanti. Ok,
Andiamo avanti. Allora, Xebec, per battere Xebec devi riuscire a togliere la board o comunque a gestire la board. Quindi se il dottore che gioca Xebec non sa mettere bene la board, lo ammazzi. Se sa mettere bene la board, diventa molto 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 forte. Ha dei matchup molto negativi, alcuni sono Miok, lo vediamo qua, e questo è realmente negativo. Luffy, anche lì, se Luffy è giocato bene, ci sta che stia sopra, ok? Però non è così tanto tanto sotto Xebec. E come secondo me Xebec contro Sabo io vinco spesso, ok? Sì, Shadow Paul, arrivo subito. È molto più alto il matchup, cioè un giocatore di Xebec forte vince molto più spesso contro Sabo. Secondo me diventa anche un 70-30. Poi Sabo ha tante liste differenti che si possono creare, ma arriveremo dopo, ok? E quindi lui secondo me è il mazzo da battere, cioè il mazzo più giocato, ok? Quello che è letteralmente un tier 1. Andiamo poi più avanti. Sabo è un altro mazzo molto giocato. Perché me medesimo lo giocava anche in 16,5, quindi ha dato la possibilità alle persone di conoscere la potenza di Sabo. Ma più che altro Sabo sembra che con la parte di Elbaf stia meglio e si giochi meglio come playstyle rispetto a Luffy, ok? Anche se hanno due playstyle simili ma completamente diversi, ok? È qua che stava arrivando Kid. Sabo Elbaf ha un playstyle, Luffy Elbaf ha un altro. Sabo Elbaf ha un playstyle molto più aggressivo, ok? Luffy Elbaf è molto più controlloso, ok? E quindi dipende un po' dal playstyle che vuoi dare. Sicuramente io preferisco Sabo perché si avvicina di più al mio playstyle e preferisco più aggredire che difendermi continuamente. E soprattutto perché Sabo, ok, rispetto a Luffy, che vado un po' più giù, ha un matchup molto positivo da Miok, che è il counter di Xebec, ok? Quindi Sabo diventa un mazzo molto forte e infatti poi lo andremo a posizionare anche questo come tier 1. A parer mio ha la sfiga di avere un matchup negativo dal mazzo più giocato, ok? Però sta molto bene nel meta, si gioca molto. Questo invece, andiamo avanti, Ace, ragazzi non mi piace, è un mazzo che si è giocato tanto all'inizio perché era molto molto semplice, qua ha deciso di buttarmi fuori, ma è molto dado dipendente, cioè se va secondo è molto forte, se va primo fa schifo, quindi Ace non sarà mai un tier 1, è un bel tier 2 indubbiamente, se siete fortunati coi dadi o avete i dadi taroccati, sicuramente un mazzo molto valido. È un mazzo molto prevedibile perché le giocate sono quelle, quindi in realtà è una fiamma che c'è, come succede sempre all'inizio, per poi diventa un po' una merda, quindi è un tier 2 giù di lì. Andiamo avanti con Miok, considerando che Ace secondo me è un mazzo di merda, quindi non verrà giocato, ha dalla sua il fatto che Xebec è giusto poster, un fuoco fauto, un fuoco di paglia, una piccola focherellina, una fiammella che è nata ma si è spenta subito. Ecco, Miok invece è l'altro, secondo me, tier 1 del formato. Dipende un pochettino da quanto Sabo si giocherà, però va a battere il mazzo più giocato e quello che la gente vuol giocare, cioè Xebec, quindi sicuramente avrà la sua fetta. Il problema di Miok è che oltre a perdere da Sabo ha un matchup merdoso da Mamma Gialla, e ricordiamolo che i giocatori da 104 di Mamma Gialla, cioè i giocatori di giallo, giocano giallo. Quindi non importa quanto giallo faccia schifo nel meta, loro giocheranno giallo. Cioè, la domanda è, a un torneo io beccherò Mamma Gialla? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Può perdere da tutto Mamma Gialla? Assolutamente sì, ma giocherò Mamma Gialla. Ok? Perché gioco giallo? Io non so giocare nient'altro, quindi questo è un pensiero che la gente deve fare.
Quindi Mihawk ha il problema che ha due matchup terribilmente negativi che sono mazzi giocati. Ok? E quindi il fatto che sia più un tier 1,5 rispetto a un tier 1. Però va preso in considerazione perché vince da Xebec. Andiamo al mazzo di Borsari. Kaido, Borsari, ricordiamolo, un giocatore di Viola, ha giocato sempre solo Viola, da quando Viola è stato creato, aveva deciso di lasciarci il dottor Borsari per andare a giocare a un gioco di Riot, Riftbound, bel gioco, e è andato lì dicendo cambierà tutto, Riftbound è il gioco della mia vita, Riftbound ed eccoci qua con Riccardo Borsari di nuovo in chat che sta giocando di nuovo Viola. Stranamente, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Se ti piace, è come dire, mettiamola così, Borsa era uno a cui gli piaceva o il cazzo o la figa, dipende un pochettino da quali sono le sue preferenze. Ha detto, ma voglio provare un pochettino dall'altra parte. Ha fatto, oh! Dice, no, non mi piace. Oh! È tornato di nuovo alla sua sponda. Cioè, invece gli è sempre piaciuto e non lo sa. Perfetto. E quindi è tornato qua. È tornato qua da noi e gioca Kaido. Machine Kelly, porco due. Se sei arrivato dopo, ok? Se sei arrivato dopo, ti vai a riprendere il Bold e la guardi prima. Se Sabo ne abbiamo già parlato, ok, sono a Kaido, e non mi chiedere. Poi andiamo avanti su Sabo. Kaido però, vi dico la mia. Kaido è un mazzo indubbiamente forte, non è stupido, è curva dipendente. Secondo me se missi il drop a 6 diventa uno schifo. Come vedete, quando va primo ha dei matchup, quando va secondo li peggiora tutti, e per tutti intendo dire tutti, e quindi lo metto un po' come ace. In questo momento è un fuoco di paglia che c'è, non è brutto. La differenza rispetto al resto è che quando va primo vince da Xebec, quindi è importante, vince da quelli che sono i tier del formato, per come la vedo io, ok? Però come dire, fa un po' cagare, ok? No, vabbè, poi su è entrato una cimice. Non capisco niente. Un attimo, un altro bostone. Andiamo avanti con Luffy. Ecco perché dicevo che Luffy non mi piace rispetto a Sabo. Ha dei matchup molto più polarizzati, come potete vedere. Si vedono ad occhio, ok? E non sono d'accordo su questa percentuale. È un po' più bassa, indubbiamente, perché i giocatori di Xebec la maggior parte fanno cagare. E ha dei matchup negativi. Quando va primo è molto brutto in generale. Preferisco Sabo, ma questo è un ottimo tier 2 per me. E poi in base al meta può salire o scendere. Sicuramente un mazzo da prendere in considerazione in generale. A me non fa impazzire solo perché è molto dipendente dal dado. Quando vai secondo sei sicuramente più forte rispetto a quando vai primo. Però anche qui si possono ideare un po' di liste, ok? Si può cucinare. E quindi ancora un po' da valutare. Andiamo a Mamma Gialla. Mamma Gialla è un mazzo di merda, ok? Fa ribrezzo, anche perché le giocate sono quelle. Sì, subito Riccardo, subito doveva dirti. Ok, bannato. I giocatori di giallo lo giocheranno perché non... perché sì, lo giocheranno. Però fa schifo, quindi raga, io non lo consiglio a nessuno. Ha come meccanica
No, non mi vedrà Yuri con mamma gialla. Però non è bello. Cioè, sicuramente un mazzo da cui puoi perdere e ci puoi vincere. Però non è bello come meccanica. Questo, raga, c'è. Ma per me è un tier 87. Lo mettiamo nella tier list perché si parla di OP17. Ma fa letteralmente cagare. Cioè, per giocare questo gioco Miok è proprio un bait brutto. Quindi andiamo avanti, non serve a niente. Enel, occhio. Occhio a Enel. Enel è molto sottovalutato. Ok. E in realtà non è morto. Cioè, secondo me non ha dei matchup così terribili. E non è neanche così brutto da giocare. Scomparirà all'inizio perché probabilmente i player di Enel di prima vogliono giocare Xebec. Però non è un brutto leader. Ok. E secondo me più si andrà avanti con OP17 più si ricomincerà di nuovo a giocare e più si ricomincerà a giocare Enel. Quindi Enel rimane, per come la vedo io, un ottimo 1,5. E non solo vedendo le statistiche, ma proprio perché è forte, cioè nel senso rimane forte. Ok. Comunque, ragazzi, io devo giocare un mazzo. Facciamo un piccolo disclaimer con Luffy a costo 8. Luffy a costo 8 per me, ragazzi, non ha senso. Cioè, io voglio giocare Luffy a costo 8 e rushare. Cioè, bello. Sì, Jack, potrebbe essere. Me l'hai già fatta questa domanda. Ok, me l'hai già fatta. Pudding, andiamo a Pudding. Non l'ho messa nella tier list. Ragazzi, perché devi giocare Pudding? Parliamone un attimo. Qual è il motivo per cui devi giocare Pudding? Fa schifo. È imbarazzante. E andiamo avanti. E questi sono mazzi che poi non considero perché sono tier 200 che non hanno più senso. Si continuano a giocare. Ah, diamo due parole a Newgate. Newgate non ce la fa. Il padre fa schifo. E gioco Ace se devo giocare il padre. Sì, Newgate non ce la fa, ragazzi. L'altro leader di OP17 che non ce la fa. Il resto, raga, è tutta merda che non ha. Forse l'unica che posso ancora dire che può tornare come aggro potrebbe essere Belobetti, che si può cucinare qualcosa, ma anche qua è proprio veramente, se vogliamo buttarla lì, ok? Il resto scompare praticamente tutto. Non c'è più niente. E Belobetti è l'unico leader vecchio che può dire un pochettino la sua. Il resto nulla. Ok, cioè il resto non lo giocherei. Tutto lì. Aia. E poi il resto è tutto merda. Quindi noi andiamo alla tier list. No, Ale Senpai, né ST30. Cioè, per giocare quelli gioco altro. Ok, io sono tutti tier 3 in giù. Ok. E quindi andiamo alla fucking tier list. Io avevo messo solo questi. Allora, per come la vedo io, partiamo. Vabbè, questo qua lo mettiamo come tier 3. Lo metto. Ok, soltanto perché di OP17. Ma in realtà fa cagare. E non ce la fa. Per me, come vedo io. No, Kobe, raga, Kobe non ce la fa, raga. Cioè, se volete prendiamo anche le statistiche di Kobe, tanto qua c'è. Dov'è? Non c'è neanche Kobe. Non l'ha giocato nessuno in sto periodo, non lo vedo. Non lo vedo. Comunque Kobe fa cagare. Ma anche Crocodile, raga, tutta roba, tutta merda, dai. Cioè, non ha senso giocare quelli. Sono tutti tier 3 in giù. Ok, noi andiamo dal tier 1 al tier 2. E basta.
Andiamo senza star troppo lì in bando alle ciance. Per me il tier 1 del formato sicuramente sarà Xebec, il mazzo che i pro vorranno giocare, come lo era Enel prima, ok? È un mazzo molto forte e va giocato bene. Sì, tier 0, ok. Se vogliamo mettere tier 0 del formato mettiamo Xebec, se vuoi chiamarlo tier 1 chiamiamolo tier 1 e poi mettiamo 1,5. Però Xebec è il mazzo da battere, mettiamola così, soprattutto all'inizio. Io vi parlo che la tier list va fatta all'inizio, ma poi si può evolvere durante il meta, perché magari cambiano, ok, cambiano come dire, le quantità dei mazzi giocati, quindi si spostano un po' su, un po' giù. L'altro mazzo che metterei insieme a Xebec, metterei Sabo. Perché metto Sabo? Perché è vero che sta sotto a Xebec, ma da tutto il resto sta bene. Ok, sta sotto a Xebec, ma contro un player medio-basso, medio, ci vinci abbastanza facilmente. Contro un player forte è difficile, diventa più complicata, ma le puoi strappare. E le liste di Sabo si possono settare per vincere anche un pochettino di più da Xebec. Ha però dalla sua il matchup molto favorevole a quello che è l'antagonista di Xebec, cioè Miok, che indubbiamente diventa un 1,5. Ok, Miok è un 1,5. Ma vai, fa culo Borsa. E diventa un 1,5, ma per il semplice fatto che batte Xebec, perde da Sabo, perde da Mamma Gialla e quindi ha dei matchup un po' negativi. Mamma Gialla e tutti i mazzi che secondo me sono un po' bruttini, soprattutto i dadi dipendenti, mettiamola così, io li metto come tier 2. Ciao Ersecchetto. E Mamma per me è un tier 2. Non è bella. E non è forte. Non è bella. Lascio sempre come 1,5. Ok. Enel. Enel secondo me rimane un buon 1,5. E per il semplice fatto che non ha matchup polarizzati. È un mazzo che comunque gioca contro tutto. Ed è un mazzo che rimane forte. A me piace ancora e secondo me può dire la sua. Adesso è molto sottovalutato, ma perché il meta è iniziato da poco. Ma rimarrà un 1,5. Kaido, Shanks è merda in culo, lo mettiamo in C. E fa schifo. Ci sono questi due, Kaido ed Ace. Sono mazzi che dipendono dal tiro di dado e dipendono dalla curva. Se si svegliano al mattino e stanno bene, indubbiamente stanno qua. Ma come la vedo io, giocare due mazzi che dipendono solo dal dado e non dalle tue giocate, e per me rimangono dei tier 2. Cioè io non voglio mai presentarmi ad un torneo dove devo vincere il dado per forza e sì, scusami, c'è anche l'uffinero Kingraf, perdonami. E vincere il dado e scurvare, perché diventa una merda. Io voglio avere ma allora Miok può stare. Allora in realtà il succo è questo. Secondo me la triade sarà questa. Se voi andate all'europeo, ok, la triade è questa. Questi sono i tre. Questo batte questo, che questo batte questo, che questo batte questo. Questa è la triade. No, Stefano, ho testato un po'. Sicuramente le stats del sim aiutano a capire un pochettino come funzionano i mazzi. Ho testicchiato un pochettino, non tanto, indubbiamente. Io ho testato Sabo in questi giorni. E nulla.
No, ma Miok verso Big Mom, ti dico, in realtà dipende se sai giocare contro Big Mom, sicuramente. Ma in ogni caso Miok perde da Sabo. E quindi questo fa tanto. E Sabo verrà giocato. E questa è la triade, generalmente. Cioè, se io gioco Miok, mi siedo contro Sabo, difficilmente vinco. Quasi mai. Sia se vinco il dado, sia se lo perdo. E questo Luffy, in base alle liste, si può cucinare. Può andare sopra, perché ci sono liste differenti, puoi trovare soluzioni e tutto, farlo stile un po' Lucci di OP07, eccetera eccetera. Per me Nami muore, raga. Cioè, per me Nami non ha senso di esistere. Nami fa cagare. Sabo sicuramente è il buff. Io Nami non l'ho messa, ma non perché sono cattivo, ma perché penso non sia un mazzo in questo meta. E poi se volete la ficchiamo. Non volevo andare indietro, può essere un ottimo tier 2 anche Nami, però è bruttina, ok? Teach è morto, però questa è brutta, è oggettivamente brutta da giocare. Non mi piace, da Miok sta male, e da Sabo sta male, e quindi non mi fa impazzire. Luffy RG è morto anche quello. E quindi vi dico, per me il trittico è questo. Questo lo metto leggermente sotto, solo per il semplice fatto che dai tier, ok, in generale più bassi, ha dei matchup un po' merdosi ed è tanto curva dipendente. No, Shanks, ragazzi, è una busta di piscio. Pingu ti banno. Banniamo Pingu perché va forgiato. Pingu 10 minuti te li prendi. Parlavo di Luffy. Luffy è il buff. Alcuni stanno giocando la boom, alcuni stanno giocando un po' di carte che fanno rimozioni per andare a farlo stile passato. In realtà io metterei questa triade qua. Questo è principalmente. Questo lo metto un po' sotto, ma solo perché curva dipendente ha un matchup molto più negativo verso Sabo rispetto a Sabo verso Xebec. Ok? E questo è il mio pensiero. E basta. Poi il resto dei leader, raga, è irrilevante. Potrei ficcarveli tutti in tier 3. E sti cazzi. Altra cosa da considerare è che prima dell'europeo non ci sarà una banned, poi probabilmente l'europeo ci sarà una banned, e quindi magari sì. No, Foxy, ragazzi, non ci sta. Cioè, ci prova. Vi dico che miglior qualità prezzo è quello più duraturo nel tempo, e i mazzi generalmente durano due season. Sicuramente adesso qualità prezzo migliore è Enel. Sì, Luffy ST14 fa cagare. Ora, se volete, possiamo prendere, però tipo Luffy RG non vince da Xebec, quindi non si gioca. Vi ho detto, Kaido è uno di quei mazzi lì che la gente giocherà, è curva dipendente, ricorda molto Luffy P05, e quindi la gente lo giocherà, però fa cagare. Ma c'è qualcosa da bannare? In questo momento ti direi di no, per quello che ho visto io. Non vedo carte che vanno bannate. Il problema è che ci sono carte che ogni leader che escono tu devi mettere in 4x. Kaido Viola deve avere la Mama Gran. È brutto. Giochi devi avere il borsalino. Ci sono carte che secondo me avere un 4x perché giochi un colore è sbagliato, oggettivamente.